Per poter testare il monitor che vedete alle mie spalle mi sono dotato di una Apple TV 4K HDR e mentre state vedendo l'unboxing, che è veramente proprio scarno come al solito, no? Abbiamo il cavo di alimentazione per andare a ricaricare il telecomando, abbiamo ovviamente il cavo per andare ad alimentare l'Apple TV, ma non abbiamo il cavo HDMI, quindi della serie come ce la colleghiamo da Apple TV al monitor con il cavo che fortunatamente è presente nella confezione del monitor EW3270 di Bank che vedete alle mie spalle. All'interno della confezione infatti di quel monitor non solo c'è il cavo HDMI, non solo c'è il cavo DisplayPort, ma c'è anche un cavo USB-C bellissimo che serve per poter utilizzare al meglio computer dotati di connessione USB Type-C. Infatti attualmente ci vedete collegato il Mac, quindi il Mac che avete visto l'anno scorso, con il suddetto cavo, e la connessione è zero latency praticamente, tipo qualche millisecondo di latenza, ma una roba impercettibile. Giocandovi con la duplicazione del monitor non si nota praticamente latenza ed è veramente fantastico, cioè sembra di avere una sala di immersione per poterci giocare. La qualità di quel monitor è qualcosa di unico e in questo video oggi ve lo racconterò. Lo avete visto se mi seguite sul canale nel corso degli scorsi episodi, perché mi ha fatto compagnia mostrandovi le immagini che è in grado poi di riprodurre l'Apple TV, e la qualità di questo prodotto la scopriremo ora. Quindi benvenuti in questo video, benvenuti in questa video review. Il design di questo modello di Bank da 32 pollici è un design minimal con una base robusta e una struttura per lo più in plastica che avvolge, accompagna il pannello VA. Quali sono le differenze tra i vari pannelli dei monitor e perché alcuni hanno una risposta al colore e soprattutto una risposta in termini di luminosità e di gamma colore? Ci sono dei monitor che sono stati pensati per il video editing, per la color correction, per il photo editing, e quindi hanno una fedeltà dei colori notevoli. E poi ci sono tanti altri monitor che sono stati pensati per la linea base, per insomma utenti che abbiano esigenze di monitor economici, e poi ci sono monitor come questo con il pannello VA che sono stati pensati per il gaming, per il film, per riprodurre immagini, elaborare immagini che abbiano dei neri che siano davvero dei neri. Infatti, a differenza del monitor che avevamo visto sul canale qualche mese fa di LG e di cui ne parleremo poi prossimamente, perché finalmente ho risolto il discorso relativo all'HDR proprio grazie anche a Bank, i pixel non si colorano di nero e non sono retroilluminati come nel pannello IPS. I pixel nel pannello VA, quando ci sono le bande nere, quando ci sono le aree nere, sono spenti, quindi abbiamo davvero un nero. È un nero reale, per quello il gaming è così mozzafiato sui pannelli VA. Le differenze poi tra i due sono anche in termini di latenza, ma quello che a noi interessa oggi è andare ad analizzare questo monitor che ho qui dietro, perché oltre ad avere un pannello VA, oltre ad essere 32 pollici, oltre a supportare il 4K in HDR, quindi con le colorazioni con la gamma colori ampliata a 10 bit e non ad 8 standard, è inoltre dotato di una serie di tecnologie che lo rendono davvero interessante. Sulla parte in basso posteriore noi abbiamo un bottoncino che ci permette di attivare l'HDR che può essere o simulato nel caso giusto appunto del Mac non supportando l'HDR. Per poter utilizzare contenuti video in HDR e vederli in HDR su Mac ci vuole un elaboratore grafico esterno tipo 1000 euro di investimento extra, oltre al costo del Mac, oltre al costo del monitor, per poter visualizzare su un monitor HDR contenuti in HDR. Il vero HDR infatti lo si scopre con l'Apple TV ed è per questo che ve l'ho portata in questo video, perché l'Apple TV esce proprio nativamente il suo segnale con l'HDR. Infatti abbiamo pieno supporto a YouTube, a Netflix, a tutte le app che supportano, che hanno contenuti in HDR. Il bello dell'HDR è quando andiamo a vedere film che abbiamo una profondità, una variazione di colori notevole, non abbiamo quei contrasti dove vediamo tutta l'immagine scura e poco invece visibile, abbiamo sempre un buon bilanciamento e questo monitor lo esprime davvero bene. Quindi vi dicevo della parte inferiore del monitor, di cosa alla fine è dotata. Oltre al bottoncino che permette di attivare questa funzione HDR, ha anche un'altra funzione attivabile che si chiama Brightness Intelligence Plus. È un nome importante che si riferisce ad una tecnologia che permette al monitor
monitor di adattarsi in base alla luminosità dell'ambiente, che è una delle feature più belle che hanno gli smartphone, che hanno i tablet e che hanno anche alcuni computer portatili. In base alla luminosità dell'ambiente circostante il monitor si adatta, quindi di giorno abbiamo un monitor bello luminoso, bello luccicante, e la sera, quando magari abbiamo gli occhi stanchi, vogliamo un po' riposarci, abbiamo modo, creando il giusto ambiente con questo monitor, di avere una configurazione automatica che preveda una luminosità più bassa. È davvero piacevole utilizzare questo display, io l'ho utilizzato nel corso di queste settimane quasi tutti i giorni, e con l'Apple TV praticamente quella sede che vedete qui alle mie spalle è diventata la sede nuova, dove il Mac che c'era prima se n'è andato, i vari pupazzetti fatti da Simola sono stati messi da altre parti, e sostanzialmente ora lì c'è una postazione di intrattenimento dove con l'Apple TV ci si ha modo di giocare in compagnia, di guardare film, di ammirare poi alcuni lavori fatti a computer grazie alla tecnologia AirPlay. Insomma, davvero bello, davvero interessante. Ma non è finita qui, perché questo monitor è anche dotato di due casse integrate da 2 watt, non sono certo paragonabili agli speaker esterni, non hanno quella valenza, servono semplicemente per andare a riprodurre qualche contenuto senza dovervi connettere cuffie o casse esterne, quindi abbiamo anche questa opzione. Per quanto riguarda poi la velocità di accensione, la reattività del menu è davvero notevole, è tutto molto rapido, anche il boot è rapidissimo, è un monitor che si accende subito sostanzialmente, ed è una delle cose che anche apprezzo. I comandi sono quindi posti sotto a quel bottoncino famoso, e tra l'altro il monitor ci guida, perché in corrispondenza del tastino virtuale che è presente sul display abbiamo modo di schiacciare sotto i tasti per navigare nel menu che è anche in italiano, quindi bella questa cosa. Sotto poi al logo Bank abbiamo questo sensore che è davvero mozzafiato. Il sensore, tra l'altro, oltre a regolare la luminosità, grazie ad un algoritmo, se attivato ovviamente, permette di andare a elaborare in automatico la temperatura del colore del monitor. Quindi se utilizzassimo questo monitor per lavorarci in ufficio e lo utilizzassimo 8 ore, noteremmo dalla mattina alla sera il cambiamento dai colori più freddi, quelli blu, quelli che tipicamente sono anche disponibili sugli smartphone. Di giorno abbiamo il colore blu, e verso sera si va ad ingiallire il display in automatico per facilitare la vista in ambienti più scuri. La colorazione gialla tendente al giallo è sempre d'aiuto. Ci sono altre 3 tecnologie di cui è dotato questo display. La prima è la Super Resolution Mode, che va a fare un boost dei pixel, e sostanzialmente è come se aumentasse la qualità, la densità di pixel, in modo virtuale ovviamente, però il risultato è un'immagine ancora più definita, ancora più nitida. Poi abbiamo l'AMD FreeSync, che è la tecnologia AMD per quanto riguarda il flicker free, quindi non abbiamo bande sfarfallanti, l'immagine è sempre stabile e statica. E poi abbiamo la tecnologia Smart Focus, che ci permette di evidenziare una sola area del display per permetterci di concentrarci meglio su quella. Colgo l'occasione con questo video, qualora foste interessati ad acquistarlo e foste utenti Mac, c'è un preset colore apposta pensato proprio per i computer portatili con esigenze cromatiche come quelli Apple, come i MacBook. C'è una modalità, un preset che si chiama M-Book e che è stato proprio pensato per avere una gamma cromatica quanto più simile possibile ai monitor Mac battezzati Apple, diciamo così. Personalmente sono molto contento di questo monitor, mi sto trovando davvero bene come sede, come piattaforma di intrattenimento insieme all'Apple TV, credo siano una bella combinazione. Insomma, queste settimane di test mi hanno dato modo di davvero apprezzare la sinergia tra i due. L'ho utilizzato anche molto con i computer e onestamente lo trovo essere un ottimo prodotto per il lavoro che faccio, per la color correction, per tutto quello che alla fine concerne il mondo foto e video editing, making. Lo trovo buono per quanto riguarda la superficie, perché lavorare su un 32 pollici è davvero comodo, ma quando bisogna fare poi correzione colore, bisogna regolare bene i contrasti, preferisco sempre utilizzare lo schermo del Mac integrato. Questo anche con l'altro monitor che avevamo visto sul canale, non ce n'è. La gamma cromatica che ha Apple con i display integrati
purtroppo è veramente difficile da raggiungere se non investendo 1000 passa euro e acquistando il prodotto certificato da Apple con pannello LG. Però stiamo parlando veramente di una gamma completamente diversa di prodotti e comunque non 32 pollici. Questo per il prezzo che ha, per soprattutto le feature di cui vi ho parlato fino ad ora, praticamente le varie tecnologie che integra, secondo me è un acquisto davvero valido, e addirittura trovarlo come è stato qualche giorno fa. Per quello vi invito a seguirmi su Telegram, perché posto le notizie, posto le varie variazioni di prezzo. Trovarlo a 350 euro è davvero tanta roba per un monitor da 32 pollici con questa qualità e risoluzione. Spero questo episodio vi sia piaciuto, se sì lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e poi in basso, insomma in descrizione vi lascio tutti i riferimenti e anche ai canali ufficiali di Benq, qualora voleste approfondire, qualora voleste vedere alcune feature o altri monitor, insomma li trovate tutti in descrizione. Vi aspetto poi al prossimo video. Ciao a tutti e buona continuazione su YouTube.